Quarto episodio di Consume Me. Ormai questa serie va ed è anche quasi giunta al termine. Io mentre ho finito il gioco e penso anche infatti questa settimana di far uscire la non recensione, fare una chiacchierata sul gioco, e dopodiché penso mancheranno 2 episodi alla fine più o meno, che però saranno un casino da scrivere, già lo so, ma vabbè, nel frattempo vediamo come prosegue la storia di Jenny in questo episodio. Jenny è ormai entrata in sintonia anche con la famiglia di Oliver e la storia arriva così nell'ottobre 2011. Jenny ha ricominciato la scuola, la sveglia suona sempre più presto, alle 6, poi alle 6:09, poi alle 6:27, ma alzarsi dal letto è davvero difficile. Sarebbe la mamma per dare una stregliata a Jenny, altrimenti farebbe tardi a scuola. Con ancora tanto sonno, Jenny si lava i denti, si prepara e va a scuola. Alla pausa pranzo alla mensa, Jenny scambia qualche parola con la sua compagna Pauline, fin quando non arriva Joanna, che è da tanto che Jenny non sentiva. Propone una serata karaoke per venerdì, ma Jenny non può. Ha già previsto di fare una videochiamata con Oliver e non può quindi accettare. Joanna però è pungente, dicendo che Jenny ne approfitta al massimo prima che Oliver si trovi un'altra. Per Joanna questo non è sicuro, ma la maggior parte degli studenti universitari lascia la propria fidanzata del liceo prima della metà di ottobre. E Pauline anche conferma che potrebbe essere vero, dato che questo è proprio ciò che è successo a Vanessa. Per Joanna questo potrebbe capitare anche a Jenny, e le chiede quindi di tenerle informate. Chissà, magari venerdì potrebbe andare a karaoke con loro. E tutto ciò alimenta ansia e preoccupazione in Jenny, che una volta a casa si ritrova subito a scambiare opinioni con Jenny 2, che le dice che Joanna faccia così solo perché è gelosa di lei. Ma ciò non può essere possibile. Anche se con Joanna tutto è una competizione, non è possibile che sia gelosa, dato che è sempre lei a vincere. Però su una cosa non vince, ossia il successo a quei ragazzi, ed ecco da dove nasce la sua gelosia. E se Joanna dovesse avere ragione, ma per Jenny 2 ciò non è possibile, e basterà solo tenere buoni rapporti con Oliver per tenere in vita la relazione, perché Joanna ha purtroppo ragione che le relazioni a distanza sono difficili, ma tenere la relazione in vita è semplice, basta comunicare, inviare dei messaggi ad Oliver o, se c'è tempo, anche fare delle videochiamate. Ma non basta solo questo, perché va anche continuata la dieta, e Jenny dovrà trovare il tempo per prepararsi il pranzo, dato che i menù della mensa lasciano a desiderare. E questa settimana Jenny dovrà anche fare attività extra di preparazione all'incontro col consigliere, previsto lunedì prossimo. Jenny 2 le dà quindi come obiettivo anche di vincere contro Joanna, ma Jenny non capisce questo obiettivo, e Jenny 2 le dice che dovrà provarle che abbia torto sul conto di Oliver. Però se la si può sfidare anche su altre cose e demolirla non sarebbe bello? Ma tra sport, studio, benessere ed altro gli obiettivi sono troppi ed il tempo è poco. Ma Jenny 2 ha la soluzione anche a questo, un segreto per avere tempo libero, che è però odiato dai medici, ossia andare a dormire più tardi. La pressione per Jenny è quindi sempre di più, la mamma che la vuole sempre perfetta, lo studio, la rivalità con Joanna, il tenere viva una relazione a distanza, ma cerca di farsi forza e riuscire a tutti i suoi obiettivi. La sveglia al mattino è sempre difficile, ma Jenny riesce comunque ad alzarsi. A scuola oggi c'è una lezione di arte e c'è da disegnare una composizione di frutti. Jenny si impegna per disegnare meglio di Joanna e ci riesce. È in vantaggio sulla sua rivale. Arriva poi il momento del pranzo alla mensa e Jenny non ha potere, non può scegliere cosa mangiare. Mangia qualche verdura e qualche frutto, ma al menù oggi ci sono dei succulenti hot dog. La vecchia Jenny ne avrebbe mangiati anche 10, ma ora non può. Si deve contenere ed esce dalla mensa tutt'altro che sazia. Finita la giornata scolastica, sulla strada del ritorno a casa è anche fortunata, ancora $5 a terra. E perché non condividere questa fortuna con gli amici? Una bella foto per Instagram, ma Pauline commenta che non dovrebbe raccoglierli, ma Jenny se ne frega e quei $5 finiscono nelle sue tasche. E dopo questo colpo di fortuna, Jenny realizza anche di avere abbastanza soldi e ne mette un po' da parte per un biglietto del bus per andare a fare visita ad Oliver. Ma Jenny ha poi un'idea malsana. Fin dove può spingersi il suo corpo? Oggi ha assunto pochi Crocs e si sente relativamente bene, ma se ne bruciasse altri si getta a fondo quindi nello yoga, fa tantissime attività e brucia tanti Crocs. Troppi Crocs, è come se oggi non avesse quasi mangiato ed è sfinita. Ma prima di andare a letto decide di prepararsi a casa il pranzo da portare a scuola, magari riesce a mangiare in modo più equilibrato. Però poi un senso di angoscia assale Jenny. La relazione con Oliver sta andando bene? Oggi non si sono sentiti nemmeno per messaggio e Jenny ripensa alle parole di Joanna. Oliver potrebbe davvero mollarla. Per domani si ripromette quindi di scrivergli almeno un messaggio per tenere viva la relazione. Nuovo giorno e Jenny è abbastanza riposata, anche se la preoccupa sempre il come tenere viva la relazione con Oliver. E da scuola nuova sfida con Joanna. Chi ha il pranzo migliore? Sembra essere quello di Jenny con pochi Crocs.
Nel suo piatto non c'è però equilibrio, come invece in quello di Joanna. Jenny deve quindi riconoscere la sconfitta e la sfida si porta sull'1 pari. Sulla strada del ritorno a casa, Jenny trova posto in metro e ne approfitta per leggere. Dovrà leggere almeno 4 libri se vuole essere preparata per l'incontro con il consigliere. Al ritorno a casa, Jenny scrive subito ad Oliver e parlano dei sock pop. Il preferito di Jenny è Tigman, oppure Ruben, oppure Tom, vabbè, in pratica tutti. Maran? No? Anche, ma è già il preferito di Oliver e Jenny non vuole rubarglielo, che tenera. Ed ora è più tranquilla, sente che al momento la relazione con Oliver non possa morire. Jenny non vuole restare però indietro nelle sue attività, ha ancora energie e si dedica quindi alla lettura prima e all'attività fisica poi, prima di farsi una doccia ed avviarsi verso il letto. Anche se la relazione con Oliver, il futuro di questa relazione, l'angoscia sempre, avrà ragione Joanna? Nuovo giorno, risveglio sempre difficile. Oggi Jenny è chiamata a rispondere a qualche domanda a scuola. Le arriva un suggerimento, ossia di rispondere trombetta. Ma Jenny è stata attenta ed ha studiato e risponde quindi trombone. È la risposta esatta e passa in vantaggio su Joanna. È l'ora del pranzo e Jenny deve accontentarsi del pasto della mensa. Non ha avuto il tempo di prepararne uno tutto suo. Ma questi pasti non sono mai equilibrati. Sempre tantissimi crocs e Jenny si sente di non aver mangiato, bene, dovrà rimediare. Al ritorno a casa Jenny passa davanti una pasticceria con delle buonissime torte e questo di certo non aiuta. Danno tanto appetito, ma Jenny, distratta, pesta una cacca. Da un lato è un bene, perché le taglia l'appetito e se ne torna a casa. Ma oggi Jenny sente di dover fare tantissime cose e questo imprevisto le ha rubato tempo e modifica così la sua agenda. Non si va a letto alle 23, ma a mezzanotte. Più tempo libero e più cose da poter fare. Passa però tanto tempo in videochiamata con Oliver e parlano tanto. Parlano di Joanna, che Jenny pensava fosse cambiata durante l'estate, ma che invece è sempre molto arrogante. Oliver non si ricorda chi sia, ma Jenny gli invia un link al suo profilo Instagram, ma solo gli amici possono vederlo, e se Oliver le inviasse una richiesta, per Jenny non se ne parla. Jenny passa quindi il resto della serata a fare sport, ha assunto troppi crocs, ce ne sono tantissimi da bruciare e l'aiuto di una Red Bull per darsi forza e continuare è necessario. Prima di andare a letto, Jenny trova comunque il tempo di prepararsi il pranzo per il giorno dopo, un pasto sano ed equilibrato. Nuovo giorno e Jenny deve sempre correre per non essere in ritardo. Oggi a scuola allenamenti sul campo da calcio e nuova sfida con Joanna che si mette in porta. Jenny calcia, riuscirà a fare gol, tira una bomba d'effetto, trivela degna del miglior Quaresma e niente da fare per Joanna. Jenny si scatta un selfie per condividere la vittoria, ma per Joanna tutto questo è esagerato. I fatti però parlano chiaro e dicono 3-1 per Jenny, che ormai prende il largo. Pranzo alla mensa che questa volta è quello preparato a casa e la differenza la si vede tutta. E perché non farlo sapere a tutti con un post su Instagram? A fine giornata Jenny è poi come al solito ad aspettare la metropolitana, ma questa volta è in ritardo e di parecchio. La stazione si riempie di gente, arriva una metro che però non prende viaggiatori e poi l'annuncio: c'è stato un incidente e non ci sono più metro. Jenny dovrà quindi tornare a casa a piedi e di che le serve anche l'esercizio fisico. Si stanca tanto ma brucia anche tantissimi crocs. Una volta a casa Jenny chiama subito Oliver in videochiamata e parlano della sua famiglia. Il padre di Jenny è davvero pesante come persona, ma per Oliver si potrebbe sempre trovare di peggio. Ma non per Jenny, suo padre è talmente pesante che la mamma lo ha mandato a vivere in campagna, al nord. Ma non sono divorziati, vivono ognuno a casa propria e la mamma lo va a trovare qualche volta al mese. Anche Jenny ci va, ma più di rado, a nord fa freddo. E prima di andare a letto, Jenny si finisce di leggere un libro. E così la settimana scolastica è passata. È il weekend e la sveglia suona più tardi. Jenny si veste e le restano solamente 2 giorni di preparazione per l'appuntamento col consigliere. Dopo un buon pasto equilibrato ed aver giocato un po' col cane, Jenny ritorna alle sue attività e si ributta sui libri. Passa in pratica tutto il sabato a studiare e se ne lamenta con Oliver. Non ha mai tempo libero ormai ed Oliver ha lo stesso consiglio di Jenny 2, ossia andare a dormire più tardi. Sembra che lo facciano un po' tutti. Ma per oggi Jenny è stanca e va subito a letto. E si arriva così a domenica. Jenny sente ormai di essere pronta per l'appuntamento di domani. Mangia e si prepara già anche il pranzo per la scuola. Oggi si dedica poi ad attività casalinghe come pulizia o portare fuori il cane, ma è comunque un po' in ansia per domani e chiama Oliver, che anche lui oggi non è del miglior umore, perché anche un altro del suo gruppo ha avuto il voto migliore. Per Oliver vuol dire quindi che dovrà ripetere di più, ma per Jenny invece l'occasione per avere un rivale e quindi un amico, e di fare attività
attività insieme. Ma ad avere già un rivale è in realtà Jenny, che vede però Joanna come una peste e comincia così a sparare di lei con Oliver. Si arriva così al grande giorno, lunedì, il giorno dell'appuntamento col consigliere. Jenny ha dato il massimo e crede che tutto andrà bene. A scuola continua a ripetere e beve tanta caffeina per cercare di trovare le energie, ma forse ne abusa e gli viene un forte mal di testa, che forse non l'aiuterà con l'appuntamento. Veloce pranzo in mensa e poi c'è l'incontro con Joanna nei bagni della scuola. Una settimana è ormai passata ed è arrivato il momento di decretare una vincitrice, che è ovviamente Jenny. Dopo una settimana la sua relazione con Oliver è ancora stabile, va più bene che mai e questo indispettisce Joanna. Ma Jenny rincara la dose, dicendole che anche la dieta va a meraviglia e che sta facendo tantissime attività extrascolastiche, e questo Joanna non la prende bene e dice a Jenny che a volte sa essere davvero arrogante. Tutti sanno che lei sia ricca, magra e popolare, non c'è bisogno quindi di flexarlo così. Ma per Jenny quella che ha cominciato la rivalità è Joanna, quando ha dubitato di Oliver, ma lei stava solo raccontando la verità, quello che può succedere, che è comunque niente rispetto a come Jenny tratta Joanna. Anche se Jenny crede di essere gentile, ma non ha comunque mai scritto a Joanna durante l'estate, tanto che non sapeva nemmeno che avesse un compagno. E da quando la scuola è cominciata non fa altro che parlare di dieta e produttività, ma non sono tutti perfetti come Jenny. Entrambe pensano che l'altra voglia competere, ma mentre discutono arriva il momento. Pauline scrive a Jenny che tra poco tocca a lei andare dal consigliere. Le due regoleranno quindi la questione più tardi. L'obiettivo di Jenny è di andare a Cornell e raggiungere Oliver nella stessa università. L'attesa è lunga, quasi snervante, ma finalmente arriva il momento. Con aria timida e rispettosa, Jenny avanza verso la scrivania del consigliere, gli porge il fascicolo che ha preparato, che lui si appresta a leggere, e dopo un'attenta lettura è pronto a redigere una lista delle università raccomandate per Jenny. Gliela porge e lei la legge molto attentamente, ma non vede Cornell, e così Jenny chiede cosa possa fare per entrare in questa università, che però, le dice il consigliere, è già nella lista, in cima, è la prima università raccomandata. La felicità fa però subito spazio di nuovo all'ansia. Come si fa ad essere accettati da tale università? Il consigliere le dice che basterà inviare una candidatura anticipata, il che dà molte più possibilità, ma i tempi sono stretti, la data limite per la candidatura anticipata è tra una settimana. Una volta a casa Jenny si mette al computer per vedere cosa serve per la candidatura. Dovrà presentare un tema di 600 pagine, ma questo se lo aspettava e non dovrebbe avere problemi. Ci sarà poi un test d'ingresso e dovrà ottenere almeno 2000 come punteggio. Jenny è già iscritta per la sessione della settimana prossima. Questa è l'unica data disponibile e quindi non può sbagliare. Jenny dovrà poi fare anche un po' di economia. Inviare la candidatura costa ben $60. Una truffa, una fregatura. Dovrà quindi mettere da parte una bella somma. Servono poi 3 raccomandazioni dei prof. Jenny vede arduo questo compito, non è nemmeno sicura di averne uno di prof che la ami. Dovrà quindi passare del tempo a scuola dopo i corsi per entrare nelle grazie di qualche prof. Ma Jenny si accorge però di aver letto male. Non deve consegnare un solo tema, ma ben due temi da 600 pagine. E questa sembra una sfida ben più difficile e forse Jenny dovrà rinunciare alla dieta per trovare il tempo, ma non se ne parla. Per Jenny 2 la dieta resta sempre una priorità. Ma come farà a trovare il tempo per tutto? Ma mentre si dispera in lacrime, Oliver la chiama. Voleva raccontargli della sua giornata, ma si accorge subito delle condizioni di Jenny, che è stressata. Non si era resa conto di quanta preparazione ci voglia per la candidatura. Non sa dove trovare il tempo ed ha solo una settimana, altrimenti è morta. Così come la relazione con Oliver se non lo chiama tutti i giorni. E qui Oliver sobbalza e chiede a Jenny di ripetere, che gli conferma che deve scrivergli tutti i giorni, altrimenti la loro relazione a distanza morirà. Ma Oliver la tranquillizza. La relazione non morirà se non si sentono per una settimana, soprattutto sapendo quanto sia impegnata Jenny, e questo la tranquillizza subito, ora è più fiduciosa. E se Jenny dovesse aver bisogno del supporto di Oliver, basterà invocarlo, lui è sempre lì. E così Jenny è super motivata, l'anno prossimo vuole essere nella stessa università di Oliver. Ed ok, siamo arrivati anche alla fine del capitolo 3. Se siete arrivati fin qui ragazzi lasciate un like che a me fa sempre piacere, spinge la serie, io sono felice. E al prossimo episodio vedremo il capitolo 4, che è stato un casino da giocare, la parte gestionale è stata più complicata, molto più complicata degli altri capitoli, e quindi immagino anche scriverlo sarà lo stesso, ma vabbè vediamo come andrà. E niente ragazzi, penso che ci vedremo con la non recensione che penso e spero di pubblicare in settimana.